Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi non andremo a realizzare una borsa, quindi mi dispiace per chi mi segue esclusivamente per le borse, ma oggi andremo a realizzare insieme questo top, il top Lolita, nome preso dal filato utilizzato, ovvero il Lolita by Circulo. È un progetto veramente super semplice e perfetto per principianti, proprio come me, perché io nel settore abbigliamento sono veramente negata. È perfetto anche per l'estate perché ha la schiena super nuda, quindi magari si patisce meno il caldo. Ve lo faccio vedere più da vicino. È un top completamente realizzato a maglia alta. Ho realizzato qualche riga appunto traforato, ma potete realizzarlo tranquillamente interamente a maglia alta se volete un effetto più coprente. Dietro, come vi dicevo, ha la schiena nuda, si lega con l'accetto sul retroschiena e sul collo. Come vi dicevo è perfetto per principianti perché è un semplice pannello rettangolare che una volta indossato va a ricreare questo effetto con questa scollatura arricciata che io adoro. È da un bel po' che volevo realizzare un top come questo, finalmente ce l'ho fatta e credo che ne realizzerò altri di altri colori perché me ne sono follemente innamorata. Tra l'altro è super veloce da realizzare, schioccate le dita e ce l'avete bello e pronto. Si adatta tranquillamente a qualsiasi taglia perché per realizzarlo basta sapere una sola misura, ovvero quella che parte da una spalla all'altra. Poi per quanto riguarda la lunghezza potete fare a vostro piacimento. Come vi ho detto prima, ho utilizzato il filato Lolita by Circulo e vi consiglio assolutamente di provarlo proprio perché è un filato super leggero e scorrevole da lavorare nonostante abbia le paillette, che sono quelle che vanno a donare brillantezza ai capi che si realizzano. Se volete provarlo anche voi lo trovate sul sito Leo Hobby, vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso insieme al codice promo per avere uno sconto maggiore sul vostro ordine. Schema stretto e versione per mancini la trovate sul mio blog katieandmade.com. Ora non ci dilunghiamo più di tanto, vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto estremamente facile. E poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di un gomitolo di filato Lolita by Circulo. Lavorerò il tutto con l'uncinetto numero 4, ago da lana per rifinire il tutto e possiamo partire subito con il progetto di oggi. Vi mostrerò il procedimento su un piccolo campioncino in quanto il top si compone di un semplice pannello rettangolare, quindi nulla di particolare, non ci sono né aumenti né diminuzioni, quindi vi faccio vedere giusto l'avvio delle catenelle e la lavorazione delle prime righe che poi andranno comunque ripetute per tutto il pannello. Ovviamente per quanto riguarda le misure vi darò tutte le indicazioni necessarie, quindi tranquille. Si parte comunque con l'avvio delle catenelle. Le catenelle di partenza devono coprire esattamente la misura che parte da spalla a spalla, quindi in base alla vostra corporatura, alla vostra misura, vi basterà semplicemente prendere la misura da spalla a spalla, niente di particolare, e in base a quella misura voi avvierete un numero di catenelle che deve essere necessariamente pari. Quindi facciamo il cappietto e ci andiamo ad avviare le nostre catenelle. Io vi lascerò indicate qui in alto il numero di catenelle totali che lavorerò io insieme alla misura in centimetri, che comunque sarà una taglia S. Ok, ho avviato il mio campioncino di 20 catenelle, quindi catenelle pari. Ora, una volta lavorate tutte le nostre catenelle, partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, noi ci inseriamo in questo modo, facciamo la prima maglia bassa, poi ci inseriamo nella solina esterna di questa maglia bassa e lavoriamo un'altra maglia bassa. In questo modo avremo alzato il lavoro e sostituito la prima maglia alta. Procediamo quindi lavorando una maglia alta per ogni catenella sottostante, quindi calcolando che io avevo lavorato 20 catenelle di partenza otterrò 19 punti di base. Ok, a questo punto abbiamo lavorato la prima riga del nostro pannello, voltiamo il lavoro e dovremo ripetere lo stesso procedimento, quindi partendo dalla prima maglia ci inseriamo, non facciamo la catenella per alzare il lavoro,
mi inserisco nel punto, faccio una maglia bassa ed una maglia bassa su questa maglia bassa, quindi inserendomi nella solina esterna della maglia bassa appena fatta. In questo modo avremo alzato il lavoro e sostituito la prima maglia alta. Ovviamente se vi trovate più comodi con le 3 catenelle fatelo tranquillamente. Procediamo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante per tutta la riga. Terminata anche questa riga, a questo punto vado a lavorare una riga a punto rete, quindi volto il lavoro parto ovviamente sempre con le 2 maglie basse una sopra l'altra per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta, quindi mi inserisco nel primo punto, faccio una maglia bassa, poi mi inserisco nella solina esterna e lavoro un'altra maglia bassa. Ovviamente io lavoro questa riga per rendere il top un po' traforato, ma se preferite potete lavorare l'intero pannello tutto a maglia alta, così vi resterà completamente coprente, quindi scegliete voi. Fatto questo procedimento, quindi le 2 maglie basse che sostituiscono la prima maglia alta, vado a fare 2 catenelle, 1 e 2, salto un punto di base, vado nel successivo e lavoro una maglia alta. Faccio 2 catenelle semplicemente per tenere la lavorazione morbida e non farla stringere, quindi ora faccio di nuovo 2 catenelle, 1 e 2, salto un punto di base, vado nel successivo e lavoro una maglia alta. Di nuovo 2 catenelle, 1 e 2, salto un punto di base, vado nel successivo e lavoro una maglia alta e continuo così per tutta la riga. Ovviamente termineremo con una maglia alta. Conclusa anche questa riga, a questo punto dobbiamo riprendere con le 2 righe di maglia alta, quindi queste 3 righe che abbiamo lavorato ora saranno quelle che ripeteremo per tutta la lavorazione del pannello. Quindi ora volto il lavoro, parto sempre con le 2 maglie basse una sopra l'altra, mi inserisco quindi nel primo punto e lavoro una maglia bassa ed una maglia bassa su questa maglia bassa. Poi la maglia bassa successiva la dobbiamo fare esattamente nello spazio di 2 catenelle che abbiamo sottostante, quindi ci inseriamo proprio nello spazio e facciamo semplicemente una maglia alta. Poi la maglia alta successiva la facciamo sulla maglia alta sottostante successiva, quindi ci inseriamo esattamente al centro del punto e lavoriamo una maglia alta e procediamo così per tutta la riga. Quindi una lavorazione veramente super semplice, alla portata di tutte. Bene, terminata anche questa riga, questo sarà il risultato. Ora ovviamente si volta il lavoro, si lavora un'altra riga completa di maglia alta e successivamente di nuovo la riga a punto rete, quindi quella traforata se avete deciso di lavorarla, altrimenti pannello intero a maglia alta. Quindi questo è l'effetto che otterremo. Qui in alto vi lascerò le mie misure indicative, quindi quelle che raggiungerò io, ma sappiate che comunque potete realizzarlo più lungo o più corto rispetto al mio, quindi aumentando e diminuendo semplicemente le righe di lavorazione, tutto qui. Quindi raggiungiamo le misure desiderate o quelle indicate se volete realizzarlo identico al mio e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Ho terminato di lavorare il mio pannello. Per quanto riguarda ovviamente le mie misure, ho lavorato 32 righe totali che misurano esattamente circa 35 cm, ma calcolate che la lavorazione è abbastanza elastica, quindi come potete vedere si allunga. A questo punto vado a rifinire giusto un pochino il bordo che sarà quello inferiore, quindi quello che si troverà sulla vita. Giro il mio lavoro, parto facendo una maglia bassa nel primo punto, non faccio la catenella per girare in questo modo,
salto 2 punti, vado nel successivo e lavoro un ventaglietto da 5 maglie alte, quindi lavoro 5 maglie alte tutte nello stesso punto, una, due, tre, 4 e 5. Saltiamo di nuovo 2 punti, 1 e 2, andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia bassa. Poi di nuovo saltiamo 2 punti, andiamo nel successivo e lavoriamo di nuovo un ventaglietto da 5 maglie alte e continuiamo così per tutta la riga. Devo terminare la mia riga, ho l'ultimo ventaglietto lavorato, devo saltare 2 punti e lavorare una maglia bassa nel successivo. Mi avanza un punto di troppo, non è un problema, lavoro una maglia bassa anche in questo punto perché non ho lavorato seguendo il multiplo e questo sarà il risultato. Ho rifinito il bordo inferiore, quello superiore non è necessario rifinirlo. A questo punto, ritrovandomi esattamente nell'angolo, vado a creare il primo cordoncino che sarà quello che poi legheremo dietro la schiena. Quindi non parto proprio da questa maglia bassa, mi inserisco nella maglia sottostante e faccio una maglia bassa in questo modo e poi procedo lavorando le catenelle che mi occorrono. Qui in alto vi lascerò indicate le catenelle che lavorerò io insieme alla misura in centimetri, così potete regolarvi. Ho lavorato 70 catenelle che corrispondono esattamente a 40 cm. A questo punto, partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, ci andiamo ad inserire e lavoriamo una maglia bassissima in ogni catenella. In questo modo renderemo più rigido questo cordoncino. Quando avremo terminato tutta la rifinitura del nostro cordoncino, facciamo una maglia bassissima esattamente dove avevamo fatto la maglia bassa, catenella di sicurezza, tagliamo il filo e lo andiamo a bloccare per bene attraverso le maglie. Fatto questo primo cordoncino, a questo punto andremo a ripetere lo stesso identico procedimento per ogni angolo, con la differenza che ci agganceremo semplicemente con un nuovo filo, facciamo una maglia bassissima, una maglia bassa, poi facciamo le 70 catenelle che abbiamo lavorato anche su questo lato, le ripassiamo a maglia bassissima e andiamo a chiudere nello stesso modo per poi riagganciarci anche sugli altri angoli che saranno quelli superiori. Mi raccomando, fate capitare la catenella di partenza sulla parte superiore, quindi quella che gira intorno al collo, perché è meno elastica e se la fate capitare al di sotto, quindi in vita, farete fatica poi a modellarla. Quindi vi faccio vedere più o meno il risultato che otterremo. Questo sarà il risultato, vedete, con la piegatura al centro e poi al di sotto abbiamo questi piccoli ventaglietti che vanno un po' ad arricchire il tutto. Quindi vado a concludere i miei laccetti e poi ci rivediamo. Una volta lavorati tutti e 4 i laccetti, questo sarà il risultato. Ho allacciato quello sulla parte superiore per farvi vedere la forma, ma sicuramente l'avrete visto all'inizio del video. Io sono super soddisfatta, spero che questo progetto piaccia anche a voi.
voi ovviamente, come vi ho già detto, è completamente personalizzabile, basta una sola misura e si adatta a tutte le taglie. Vi ricordo che per realizzare questo progetto ho utilizzato il filato Lolita di Circulo, potete trovarlo sul sito di Leo Hobby, vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso, insieme al codice promo per avere uno sconto sul vostro ordine. Come sempre il schema scritto e versione per mancini la trovate sul mio blog katieandmade.com, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi anteprime e novità, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. Vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto super facile e veloce, anche se non è una borsa. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!